Bentrovati, benvenuti in questa edizione di Book City Milano che, come ormai sappiamo, si svolge esclusivamente in digitale, e un benvenuto particolare con grande riconoscenza ad Alberto Manghel, che è il nostro ospite di oggi, è ospite di questo evento organizzato da Vita e Pensiero, perché da Vita e Pensiero è uscito da pochissimo un nuovo libro di Alberto Manghel, Mostri favolosi. Dracula, Alice, Superman e altri amici letterari, un libro che non soltanto è una scorribanda attraverso lettura e letteratura di questo grande lettore e scrittore, ma è anche accompagnato, ci faranno comunque dire, verranno con noi in questo incontro anche i disegni con cui Alberto Manghel ha voluto appunto ritrarre questi protagonisti della letteratura. Benvenuto ad Alberto Manghel. Da dove è collegato? Glielo posso chiedere? Adesso sono a Lisboa. È Vivo a aqui. Mhm. I will switch to English because I'm learning Portuguese and suddenly I'm reading Dante with the accent of Pessoa. So better stay with English. Molto bene, useremo l'inglese per parlare con lui. Credo che l'accento di Pessoa si addica a quasi tutta la letteratura, quindi anche a Dante. È un peccato non poterlo sentire. Tra brevissimo sveleremo anche come mai Alberto Manghel si trova appunto a Lisbona. Io intanto però vorrei convocare qui con noi in questo incontro digitale anche Lorenzo Barberis e Anna Gabriella Rusconi, che sono due studenti del Master in Booktelling, raccontare il libro dell'Università Cattolica di Milano. Vita e Pensiero è la casa editrice dell'Università Cattolica, come credo i nostri amici che ci stanno seguendo sappiano, altrimenti lo scoprono adesso. E insomma, Lorenzo e Anna Gabriella mi aiuteranno a conversare con Alberto Manghel. Posso svelare io come mai si trova a Lisbona? Molto brevemente, poi iniziamo a dialogare. Alberto Sì. Manghel si trova a Lisbona perché la sua biblioteca, la biblioteca di una vita, 40.000 volumi raccolti in tanti anni, letti, annotati, edizioni di pregio, edizioni tascabili, i libri che insomma rappresentano il suo autoritratto, potremmo dire, di lettore e di scrittore. Hanno viaggiato un sacco, erano in Europa, erano in Francia, sono andati in Canada, in Quebec per l'esattezza, e siccome erano chiusi nelle scatole e i libri nelle scatole non si trovano molto a loro agio, hanno trovato il modo di rompere le scatole, di uscire dalle scatole e di diventare una grande biblioteca che si farà appunto a Lisbona, in un palazzo nobiliare messo a disposizione dal Comune di Lisbona, e che diventerà un grande centro per la storia del libro e per la storia della lettura. Prima di iniziare a inseguire i personaggi di Mostri favolosi, Alberto Manghel, le volevo chiedere perché è così importante che proprio adesso, proprio in questo momento, nasca un centro per la storia del libro e per la storia della lettura. Your students know this better than I, that every reader has an activity that begins as private, solitary, but that as soon as the book is closed, and sometimes earlier, has to expand to a community of readers. It has to be shared to become alive. It's giving a refreshing sense to scripta manent verba volant, because it gives the story wings. And in this moment, where we are cloistered because of this threatening virus, it is so important to maintain a dialogue that the books permit. Books are made for the dialogue. Dante speaks of Beatrice as the admiral that keeps an eye on the different ships that sail. But every reader keeps an eye on the different ships that sail, that are those books of the Universal Library. And
wants those ships to come to different ports that will allow the reader to engage in a dialogue. Sì, questo dialogo continuo di cui appunto anche Mostri Favolosi dà conto. Prima di sentire le osservazioni dei nostri studenti, volevo farle una domanda io. Mi ha molto colpito perché in questo libro sono una serie di ritratti, non solo disegnati, ma più che altro raccontati, argomentati, rinarrati di tanti personaggi della tradizione letteraria, delle tradizioni letterarie, perché c'è il romanzo europeo, occidentale, ma c'è anche il romanzo orientale, insomma, ci sono le Mille e una notte, c'è la tradizione dello scimmiotto, questo romanzo del viaggio in Occidente, capolavoro del romanzo cinese. Insomma, molte volte ci sono i protagonisti, quindi i personaggi che danno proprio il titolo anche spesso al racconto, Robinson Crusoe per capirci. In altri casi invece spesso sono personaggi secondari. Lei non parla di Amleto, parla di Gertrude, la madre. Come mai i personaggi secondari sono così importanti? This is part of the task of the reader, to undermine the intentions of the author, putting one character in the first place and discovering that other characters lead the story and are essential to the story. Hamlet, of course, wouldn't exist without his mother, but the centrality of her mother as victim of all those whining men of the court, Claudius, Hamlet's father, and Hamlet himself, is for the reader a center from which the reader can look at the life in Elsinore. And so, as your students know, when you retell a story that you have read, you refocus the story. You don't tell the story in the way that the writer wrote it. And so when I speak of Madame Bovary, I don't do the Flaubert apocryphal quote of Madame Bovary, c'est moi. I speak of Monsieur Bovary, c'est moi. And from the point of view of Monsieur Bovary, I look at that tragic story, which is the tragic story of Monsieur Bovary, as well as Madame Bovary. Questo diritto, dovere anzi, del lettore di ribaltare, quasi di contestare le scelte dell'autore è particolarmente interessante. Vediamo se anche insomma, i nostri studenti vogliono in qualche maniera fare lo stesso gioco con il libro di Alberto Manguel, con Mostri Favolosi. Chiederei per esempio a Lorenzo Barberis se insomma, che impressione ha avuto da questa lettura, da questa lunga e affascinante carrellata. Intanto buongiorno a tutti, buongiorno anche Alberto, è un grande piacere poter conversare con lei oggi. Intanto devo ringraziarla per questa osservazione sui personaggi secondari, perché sono di solito poi quelli di cui ci innamoriamo un po' intimamente, se ne potrebbero citare mille. Io per esempio sono profondamente innamorato di un personaggio secondario come Samwise Gamgee nel Signore degli Anelli. Questo libro è un libro a suo modo favoloso, a metà tra un dizionario e un bestiario, compaiono veramente infinite suggestioni. Io vorrei partire in particolare da un personaggio verso secondo me lei nutre un affetto particolare. Si parla del capitano Nemo. Dunque lei ci racconta che il capitano Nemo, a un certo punto, quando si immerge nel Nautilus, abbandona completamente la società, porta con sé un'immensa biblioteca che però, nel momento in cui ci sommergiamo nei mari, smette di essere aggiornata. Rimarrà bloccata nell'anno in cui il capitano si immerge. Devo dire in un certo senso di aver avuto la stessa impressione leggendo Mostri Favolosi. È come se si avvertissero dei grandi assenti. Harry Potter, Il Signore degli Anelli.
Io quindi volevo chiederle, c'è un momento in cui Alberto Manghella ha deciso di smettere di affezionarsi ai mostri favolosi? C'è un momento biografico in cui si dice ok, basta, il mio mondo della fantasia è saturo, ci sono questi personaggi e non ne entreranno più nel mio Nautilus? No, I understand that you can see the book in that way because, as you said, this book is an anthology, a bestiary, a choice, and every choice implies censorship of some kind. Every choice leaves outside Noah's Ark all those fabulous animals, the unicorn and the chimera, who didn't make it. But if I had to continue writing this book, and it's one of those books that I could continue to write for the rest of my life, and I have for certain editions, I have added Prince Marco for the Balkan edition, and I have added O Mandarino of Essa de Queiroz for the Portuguese edition, and so on. So I can continue with contemporary characters that I fell in love with. And so, for instance, I fell in love with the narrator of Milena Agus, Cuore di Pietra, I think it's Mal di Pietra. Sì. I fell in love with Maza Mengiste's woman warrior in The Shadow of the King, which is the novel that's been shortlisted for the Booker Prize, and so on. It could continue. But as you say, the choice that you would make of Fabulous Monsters is different from mine. And that is the wonderful thing about literature, that it allows for an infinite number of choices. Mi sembra una risposta più che soddisfacente. Cosa dici, Lorenzo? Sei invitato anche tu a compilare la tua, tutti i lettori sono invitati a compilare la loro lista di mostri favolosi. Dopo questo, allora, mi è piaciuta molto, tra l'altro, nella domanda di Lorenzo, oltre alla franchezza, insomma, questa è la dimostrazione che la lettura educa anche alla libertà di parola, alla libertà di pensiero. Mi è piaciuto molto il riferimento a Saint Genji, no? Che è chiaro, è un personaggio secondario, però è il compagno, no? Su questo tema dei compagni c'è, per esempio, compagno per eccellenza è forse Sancho, il compagno di Don Chisciotte, che è qualcuno che non è proprio amico, però qualcuno senza il quale l'impresa non si può compiere. Se però, mi ricordo bene, Anna Gabriella Rusconi ha un'osservazione che in qualche maniera ci mantiene nella zona dei compagni, ci mantiene nella zona più che altro del Don Chisciotte. È così, Anna Gabriella? Sì, io intanto saluto tutti, buongiorno a tutti e grazie ad Alberto per questa occasione di conversare insieme. Riguardo il Don Chisciotte, in particolare la storia della scrittura del Don Chisciotte, quindi la compresenza, diciamo, di Cervantes, la sua citazione appunto del Cid nella redazione del libro. Questa cosa mi ha fatto riflettere, mi ha ricordato molto come il copyright e un certo, diciamo, culto dell'originalità nella letteratura sia un po' figlio in realtà di epoche moderne, non è sempre esistito, e credo che negli ultimi anni si sia trasformato a volte anche in una sorta di diciamo gelosia nei confronti delle proprie opere. A me viene ad esempio in mente che l'autore del Trono di Spade è particolarmente, diciamo, geloso della propria opera e detesta le fanfiction, e ad esempio invece J.K. Rowling ha continuato a plasmare, diciamo, il mondo dei maghi ben dopo aver finito la saga. E quindi volevo chiederle, cioè,
Secondo lei, fin dove si può spingere però la rivendicazione di una paternità sulla propria opera e cioè sui suoi significati da parte degli autori, una volta che però hanno consegnato la trama e i personaggi al pubblico? Quindi devo chiederle questo. You are quite right. The idea of originality is an invention of the 19th century. In England, the pre-Raphaelites invented the concept of originality in art, making something that has not been said before. And this would have been inconceivable for Shakespeare, for Dante. La Commedia wouldn't exist without Saint Augustine. Shakespeare wouldn't exist without the Italian tradition of the short story, and not to speak of the Greek authors for whom the originality lay only in the way of presenting certain stories that the public knew well. Now, I think that as readers, we always rebel against the idea of private property. Every time an author says, I will sign this book is mine, the reader comes, opens it, and says, I've taken this book for myself. I will sign it, you will sign it, he will sign it, because it is my reading. And that allows the book a kind of modest immortality, reincarnated in authors that are the readers, whom the original author couldn't suspect. Shakespeare couldn't guess that Freud would read Hamlet. Now, in this sense, I think that it is very important to undermine this concept of property. Literature is one of the few human activities that doesn't demand monogamy. Literature is in essence polygamous, and we as readers have to insist on that right. Beh, questa appropriazione, riappropriazione del lettore, insomma, che trova il libro e lo fa suo in tutti i modi possibili. Alberto Manguel, tra l'altro, l'ha fatta in tanti modi, l'ha fatta in Mostri Favolosi. Mi piace ricordare un libro di qualche tempo fa, Stevenson sotto le palme, che era una riscrittura di una parte, di un episodio possibile, diciamo così, della vita di Stevenson, che da un certo punto di vista svelava anche, cioè copriva una lacuna, come mai si era arrivati al Dr. Jekyll. C'è Stevenson ovviamente anche i Mostri Favolosi, tra l'altro un annetto fa Alberto Manguel ha curato sempre per Vita e Pensiero una bellissima edizione dei Sermoni di Natale dello stesso Stevenson. Però io a proposito della compagnia, no, che c'è qui in Mostri Favolosi, volevo chiedere ad Alberto Manguel, lo dicevo già prima, no? Va bene Dracula, va bene Alice, però Superman è un po' strano, cioè voglio dire, molti lettori per bene potrebbero anzi un po' stupirsi, no? Del fatto che un eroe dei fumetti si trovi in compagnia dei giganti della letteratura. Come mai? Because you think I giganti della letteratura are only the ones who appeared in novels until the early 20th century. I was brought up on comic books. I love comic books. And I think, especially today, with the graphic novels and the politicizing of the comic books, that they have become a true literary genre in its own right. And of course, the ancestors are Superman, but further back, Mandrake, and further back still, Little Nemo, not the Captain Nemo, but the boy who dreams. So Superman was important to me because I felt that Superman was a greatly lonely hero. In spite of his superpowers, in spite of his strength,
he was unique. He was a person who could not find a mate, that need to find someone like yourself that made Adam ask God to create Eve. And God says in Milton's Paradise Lost, I don't have a mate. Why can't you not have a mate? And Adam says, but you are God. I'm just a human being. Well, with Superman, I identified with that loneliness because as a child, I didn't have friends. Then in school, my interest in books made me, like it makes so many readers, an outcast. And so I identified with that loneliness. And Superman is a very dear, fabulous monster for me. È il superpotere della lettura che permette appunto anche affrontare della solitudine. Superman ha questa fortezza della solitudine in cui non a caso, anche quando i suoi poteri sono completamente manifesti, si isola ed è un'immagine nella quale tanti lettori si conoscono e nella quale tutti noi un po' siamo costretti a riconoscerci in questo periodo così difficile. Però prima Alberto Magalè evocava un'altra immagine, quella dell'arca e degli animali che trovano o non trovano posto. Su questo forse sul destino dell'unicorno ha qualcosa da dirci Lorenzo, se ricordo bene. Ricordi bene, e vorrei che ci interrogassimo un po' sul destino di tutti i mostri, ma in particolare di che cosa sono oggi i mostri. Vorrei fare un piccolo salto indietro perché nell'introduzione Manguel fa una professione d'amore per una corrente filosofica molto particolare. Parliamo della fenomenologia di Husserl. Ovviamente a me questa cosa ha fatto ridere perché Wittgenstein e Husserl ancora mi tormentano nei miei incubi peggiori, quindi sono stato abbastanza sorpreso. Però capisco in un certo senso questo amore. Perché? Perché la fenomenologia per la prima volta ci dice che i mostri esistono. L'unicorno esiste, la chimera esiste, perché possono esistere in un campo molto particolare, che è quello dell'immaginazione, l'immaginazione dell'epoché, dove sospendiamo il giudizio. Non possiamo dire che questi mostri siano veri o falsi, possiamo solo dire che nell'immaginazione appunto esistono. C'è però un problema. Una corrente filosofica molto più contemporanea ci dice che viviamo nell'epoca del post-verità. Potremmo riassumere il post-verità così. I mostri non solo esistono nell'immaginazione, ma adesso ci sentiamo anche, diciamo, autorizzati a dire che i mostri esistono o no. Ormai gli eventi sono tantissimi, si vedono complottismi ovunque, basta vedere, insomma, le recenti elezioni americane, sentiamo sempre più parlare di massoni che governano il mondo, satanismi, eccetera. Io vorrei quindi chiedere, da dove deriva questo tipo di fantasia degenerata? Ovvero essere educati a una fantasia sana, quella dei racconti, delle fiabe, dei miti, può in qualche modo aiutare a rapportarsi con la realtà? It's a very important question because it implies that we know what is a healthy and what is an unhealthy imagination. We are here in the field of deep psychology, and I don't know enough to explain the theories behind these different imaginations. But the human mind is capable of different kinds of intelligence. Certain forms of intelligence lead us forward to a form of survival. The imagination is a tool for survival. But as any tool for survival or others can be used for something constructive and something destructive, in the same way the imagination can heal us, can allow us to invent something better, but it can also lead us to invent forms of suicide.
The cry that was uttered during the Spanish Civil War, "Viva la muerte," that made Unamuno react and said, well, I cannot continue in this line. That cry is against life and we are for life, is made explicit in all these theories that want an answer to our existence. It's so much easier to imagine that everything that is happening in the world is because of the action of Satan or God who punishes us, or little green men from Mars that invade us, because they are catechisms that give us a yes or no answers. But we know intimately that these questions don't have a yes or no answer, that these questions can only be answered with more questions. But this is no consolation for us. And that is why a politician who is sincere and explains and speaks like a Gramsci is far less convincing and far less popular than a Berlusconi or a Trump. Because if Berlusconi or Trump tweets something incoherent, it feels popularly that it comes from the gut. It's sincere. It's a response to my anguish. And so I will believe in it. And we believe in these monsters like Trump and Berlusconi with much more ease than we believe in the unicorn. Insomma, la letteratura, ha detto in altre occasioni, la lettura, ha detto in altre occasioni Alberto Manghel, forma menti irrequiete, giustamente, ma i lettori sono sempre stati così. Questo processo di interpretazione continua è il processo che abbiamo ereditato per esempio dal Talmud, che abbiamo interpretato dal Midrash, dalla tradizione ebraica, per la quale appunto la Bibbia è qualcosa di vivo, no? È qualcosa... E di Platone. E di Platone, ovviamente. Sono le due grandi capitali, Atene e Gerusalemme, tra le quali continuiamo a fare la spola. Però Anna, secondo me, ha un altro elemento su cui farci riflettere, perché insomma mi è preoccupata, se vi ricordo bene la nostra conversazione in preparazione a questo incontro, che questi intellettuali che vanno avanti e indietro tra Atene, Gerusalemme, Parigi, insomma, Rive Gauche, Rive Droite, alla fine si perdano un pochino, è così questo, Gabriele? Sì, allora, io avevo una domanda che sorgeva un po' dal personaggio di Casable, ma è una riflessione che ho portato avanti anche in altri, diciamo, in altri momenti, in altri contesti, riguardo anche allo stereotipo dell'intellettuale nella sua torre eburnea e sulla presa che può avere o meno sul mondo. Allora io, credo che la lettura sia un momento importante di preparazione all'azione, di riflessione, di approfondimento, che rimanga un momento fondamentale che le persone devono affrontare prima di, diciamo, entrare nel mondo e operarvi. Ma l'atteggiamento del lettore intellettuale, di affrontare il mondo sempre tramite i libri, e questo atteggiamento di riflessione, di preparazione non rimanda in eterno a volte l'azione concreta nel mondo, e quindi questo impegno anche nell'accumulare conoscenza, nell'accumulare dettaglio non rischia di diventare inutile per migliorare poi, per cambiare la realtà che ci circonda. I agree, but the intellectual act of the reader comes before and after the action. The problem consists in being able to imagine from what we have read and from what we will read ways of constructing a better world. And in the history of humanity, we have never succeeded, never. From the time that Socrates
goes through all the systems of government in the Republic and discards them all, maybe the philosopher King might work, but even then there is doubt. We have not been able to use what we have learned from our libraries in order to put something in the world that will make us a little bit happier and a little bit more tolerant. Once again, Gramsci's idea of the intellectual as a person not necessarily in academia, not necessarily in the library, but the person who is in life in every situation, and through not necessarily the reading of books, but just reflection. The readers know that reading helps to learn reflection. But these intellectuals might be able at some point to enter a dialogue where we can say, okay, let's create a utopia that works. But until now, it has never happened. Fino adesso no, però siamo in chiusura ormai. Vorrei che tornassimo su questo progetto del Centro per la Storia del Libro e della Lettura. Beh, quello per un lettore, per i lettori, è un'utopia che si realizza. So che i lavori sono iniziati, so che si stanno catalogando questi 40.000 volumi, non sarà un'impresa rapidissima, ma l'obiettivo, che cosa farà questo centro? La sua azione, appunto, per tornare alla domanda di Anna. Towards the end of the 20th century, with the advent of the electronic media and voices, apocalyptic voices saying, this is the end of the book, this is the end of reading, people began to reflect on what they were doing. You know, this happens whenever a new technology appears. When the photography appears, they say that painting is dead. And of course, painting is not dead, but it takes elements from that technology. When Ford implanted cars in every American household, the first books of jogging appeared because people realized, oh, we have legs, we can walk. At the end of the 20th century, with the electronic media, people began to reflect on the act of reading. And scholars such as Roger Chartier began to say there is a history of reading, there is a history for readers. I would like this center to consolidate the power of the reader. Not only the scholars, we will have scholars, we will have seminars, we'll have lectures, but also encourage people, the common reader, as Dr. Johnson called him or her, to come and tell us about their readings, to suggest programs like Salas de Lectura in Mexico that create centers for readers in places of social problems. And through this community, this dialogue, because it's a question of dialogue always, as we have said at the beginning, perhaps help society heal itself. This center will have, as I said, lectures and seminars, but we'll have exhibitions, we'll have performances, we'll have school children coming and learning the history of the book, different forms of reading, from audiobooks to comic books, to reading musical scripts, to reading cookbooks, that to show that reading is at the core of a literate society, and that the society of the written word needs readers because it needs intelligent citizens. And maybe through this, we can have a better society.
Beh, grazie, è un programma molto bello, meno utopico di quello che sembra. Io vorrei iniziare a ringraziare intanto Lorenzo Barberis e Anna Gabriella Rusconi e con loro tutti gli studenti del Master di Booktelling dell'Università Cattolica, perché mi sembra che ci sia davvero una fortissima consonanza tra quello che queste persone, questi giovani stanno imparando a fare, parlare del libro con tutti i mezzi, compresi i mezzi digitali, che noi anche oggi abbiamo adoperato, stiamo adoperando. Grazie quindi ad Anna, grazie a Lorenzo. Ma voi siete tutti invitati a questo centro che aprirà forse verso la fine dell'anno prossimo. Va bene, allora da qui a un anno ci presentiamo puntuali alle porte del Centro della Lettura di Lisbona per essere accolti da Alberto Manghel, che ringraziamo tantissimo. Lo ringraziamo per Mostri Favolosi, lo ringraziamo per la sua storia e testimonianza di scrittore e di lettore. Personalmente lo ringrazio per un'immagine che so che è piuttosto cara anche a lui, che è un suo libro molto famoso, un libro degli anni 90, Una storia della lettura, una, perché ogni lettore ha la sua storia della lettura. A me piace pensare a questo centro che sta nascendo a Lisbona, avendo in mente quello che facevano le sigaraie di Cuba nell'Ottocento, che lasciavano una piccola quota della loro paga per avere un lettore che durante le ore di fatica, queste dita, questi polsi logorati dallo stesso movimento per tutto il giorno, però c'era qualcuno che leggeva per loro i grandi romanzi, c'era qualcuno che leggeva per loro i giornali, che le rendeva cittadini. La lettura che legge cittadini, la letteratura che è una forma d'azione, credo che sia un bellissimo lascito, un bellissimo invito per tutti noi che abbiamo partecipato a questo incontro. Non so se Alberto Manghel vuol dire ancora qualcosa in chiusura. Grazie e continuate a leggere, come diceva Flaubert, leggere per vivere. Allora, grazie, continueremo. Un saluto da me Alessandro Zaccuri, un ringraziamento ancora a Vita e Pensiero che ha reso possibile questo incontro e viva Book City!